buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Tutto bene? Passata? Fine weekend? Allora, cosa facciamo oggi? La sbarbatazza. Quindi, andiamo a provare un set che era da un po' che lo volevo portare sul canale, quindi rasage tradizionale. Io avevo provato questo marchio quando ancora non aveva l'aftershave, mi sembra che avevano due profumazioni, un packaging ancora più semplice di questo, perché questo Oasi è molto semplice, però nel senso che era un'etichetta blu e una gialla con scritto in nero, era una cosa semplicissima. Era un sapone che ho detto sì, non male, però costava parecchio, c'è uscito già abbastanza a gamba tesa come prezzo e io non ho riscontrato tutta sta magia, ok? Perché logicamente io valuto sempre in base a quello che pagano un set, ecco, se non mi sbaglio questi dovrebbero essere presenti su Epoca Barberia, quindi dateci un occhio, sapete che nella descrizione ci sono sempre i codici sconto, i link e tutto il resto. E grazie ragazzi per tutti quelli che comunque mi aiutano, perché vedo che fate degli acquisti e ringrazio chi spende quel secondo in più non solo per usare il codice ma anche per usare il mio link, perché mi danno mano, quindi grazie. Insieme avevo voglia di riusare questo rasoio che a me è piaciuto da impazzire. Non farò super mega descrizioni perché purtroppo non lo fanno più. Non so se c'è ancora qualche pezzo sul sito. Blatt Razor svizzero è un rasoio per me fantastico. Questo è Piastra 086, è un rasoio per me uno dei più bei rasoi che io abbia provato, proprio meraviglioso. Se uno dovesse guardare, come ho già detto, le finiture, ma ci ho già fatto un video, quindi andate a vedere i video che ho fatto, cavolo, tutto bello, però ad esempio sul cap una finitura un po' migliore me la sarei aspettata, però è talmente sottile, un metallo comunque non facile da lavorare, le finiture che ha e via dicendo, per me è un gran rasoio ragazzi, e basta. Perché, cioè, se devo proprio fare il pelo, allora ragazzi miei, cioè, ce ne sarebbero per tanti da dire, quindi lo sapete, io dico le cose proprio super ingombranti o cose che si vede chiaramente, piccole stupidaggini, le dico perché uno sa che può esserci, quindi se gli dà fastidio fa di meno, ma o magari se il produttore vede e nel caso può fare dei miglioramenti li fa, e se no a me. Oggi vabbè, oh. Me l'ha messo nel pacco, che faccio? Non uso l'asciugamano. Eccolo, si è venduto, si è venduto, si è venduto. Si scherza, dai. Allora, ecco il pennellino. Pennellino, e dite, ma questo l'ho già visto pochi video fa, o se no, io non ho mai visto i video di Yad. Cos'è questo qua? Questo è pennellino Nebrodi, però è un ciuffo di maiale, da quello che mi è stato detto da Alessandro Pistoia, secondo me è più adatto ai miei gusti perché è più morbido, ok? Già l'altro sinceramente io devo dirvi che aveva una buona morbidezza, però un pochettino, magari con un po' di rodaggio non si sentiva più, però all'inizio, così dopo 2 o 3 utilizzi, comunque leggermente sulle punte appena appoggiavi un pochettino le setole. Io che non sono abituato a usare comunque ciuffi molto, cioè ciuffi di maiale o altro, perché comunque io li sento purtroppo, cioè una pelle sensibile e non ho la voglia e il tempo di stare a rodare i pennelli. Questo in teoria dovrebbe avere un ciuffo ancora più morbido. Andiamo a vedere. Allora, profumazione piacevole,
piacevole, molto, la potrei chiamare molto semplice, cioè nel senso è un marino abbastanza spiccato, quindi un marino che comunque si sente, un marino che mi ricorda, più che il mare, mi ricorda un panno del bucato appena steso, quindi comunque profumazione che a me piace. Secondo me non è comunque livelli di come qualità olfattiva o di Ribera di IB o nel Mediterraneo, no, perché non è un marino, secondo me è una cosa un po' diversa dal marino. Ma neanche non è ai livelli secondo me di Partenope, di TFL, e lo sento un passetto sotto, o anche acqua di sale che ha fatto sempre TFL, non lo so, è un marino non so se sembra anche un po' leggermente erbaceo, forse con qualche nota verde agrumata, non saprei. Non ho neanche guardato il piramide olfattivo, dico la verità, perché tanto ci possono scrivere su anche noci moscata del Madagascar, ma dopo io quello che sento è che avverto. Dopo se sento qualcosa di strano che mi fa dire cos'è questo, allora magari vado anche a vedere, ma se no profumazioni così, diciamo, a mio naso molto semplici, allora, devo essere sincero, adesso è la prima passata, quindi non è tanto possibile giudicare perché c'è il pelo che protegge molto. Quindi non vi so dire, però è di una morbidezza incredibile. Si può dire è morbido come un sock, però è meno denso e a me il sock pungeva in viso le punte, questo no. Quindi è proprio, ricorda un po', forse con leggermente meno densità. Eccolo qua, vediamo se ce l'ho qui. Eccolo qua, che l'ho usato l'altro ieri. Però questo è un pochettino più denso, perché avendo un ciuffo piccolo l'hanno fatto più denso. Però ricorda molto i Zenith Vintage. Però questo vedete che ha un impatto molto più forte. Questo qua è un po' più diradato. Che secondo me un pochettino più denso, morbido così ci poteva stare. Ho il manico leggermente più piccolo, dico proprio così perché è proprio morbido, cioè si apre molto in viso, però puoi usare un maiale veramente con tanta dolcezza e per adesso veramente l'ho sentito una coccola nel viso. Adesso vediamo. E sto notando anche che non mangia anche l'altro ciuffo, mamma che meraviglia. Ho armato questo rasoio di queste super lamettone, super iridium, quelle qua, Wizamet. Ecco, una cosa che ho notato di tanti pennelli in maiale è che comunque alcuni mangiano, trattengono e richiedono una quantità di sapone enorme e fanno fatica quasi a tenere il montaggio, cioè non dico che tendono a smontare, ma devi metterne sapone se vuoi avere un montaggio degno. Questi qua devo dire non sembrano neanche maiali, anche perché i tassi, i maiali sbiancati sono i peggiori, cioè sono proprio quelli che mangiano, se prendete un omega sbiancato, anche uno zen sbiancato, vi mangia un quintale di sapone, cioè proprio. Invece questi ciuffi, nonostante la morbidezza, cioè, sono veramente non a livello di un sintetico, ma non vi fanno pesare la cosa, secondo me, da quello che ho provato fino adesso.
Però ragazzi, sto rasoio qua, anche con le piastre più leggere, se tu passi sparisce tutto. Allora, sapone che nonostante l'acqua comunque tende ad asciugare il viso molto velocemente. Adesso ne pesco ancora un po' e dopo provo a metterci ancora un po' più acqua, lo tengo bello umido. Sapone che si presenta in pasta semi dura, abbastanza solido diciamo. Io vi dico, questo ho preso un set usato, quindi non so se magari ce l'aveva lì da un po' e si era un pochettino asciugato il sapone, perché logicamente se il sapone contiene acqua comunque dopo qualche mese ce l'avete là un po' potrebbe anche asciugarsi, diventare un po' più solida. No, ragazzi, vi dico, il ciuffo, questo mi piace. Cioè ormai li avevo dati via tutti i maiali, avevo tenuto solo l'unico, lo Zenith lì, perché con un po' di ammolio, bastava un quarto d'ora, 10 minuti di ammolio in acqua calda e lo potevi usare già subito. Anche se tra i due questo è ancora più morbido in viso. Veramente tanta roba, ragazzi. E soprattutto lavora più che bene. Bello, mi sta piacendo. Quando avrò voglia di usare il ciuffo in maiale, le mie scelte saranno tra lo Zenith Vintage e questo, perché tutto il resto ormai ho dato via tutto. Bello, questo mi è proprio piaciuto. Per chi ha le pelle delicate e vuole usare un maiale, e soprattutto che non ti mangi un quintale di sapone, perché per me il SOC è anche, probabilmente anche la densità e anche il ciuffo ad esempio del Marchese, ragazzi, mangiano la tonnellata di sapone. Questo no. Allora, vi dico la verità, la Super Iridium è un'arma di distruzione di massa, però su questo rasoio lavora bene, ma non come su altri. Perché ragazzi, può capitare anche questo, Cioè, con la Nacet o con altre la mente ha lavorato una meraviglia. Qua lavora comunque bene, ma non come sono abituato. Sento che devo passare un po' di più. Che meraviglia, mamma mia. Che rasoio, ragazzi. Spettacolare. Se hanno ancora qualcosa nel sito della Blatt Razor svizzero, magari piastra qua 0,86 o anche quella 0,90, mi sembra, non mi ricordo. Comunque rasoione. E ora io di acqua, ragazzi, ne ho messo, però
tende veramente, almeno sul mio viso, a seccare molto. Ha una buona protezione. Parliamo comunque di un prodotto, vediamo se è tallovato, mi sembra di sì. Sì, è tallovato. Tutti semilavorati, non proprio tallo, perché qua in Europa leggermente non si può. Vi dico la verità, è passato tempo da quando io ho usato i primi saponi che ha fatto uscire, però me lo ricorda in tutto e per tutto, cioè un sapone che dici, sì, buono, sì, funziona. In questo caso magari sono anche profumazioni molto meglio, io questo posso dire. Profumazioni sì, buona, però a me continuo a dire, però a questo prezzo trovo di meglio, capito? Per me è già un Westman, restandoci tagliati, ma anche i nuovi Pinnacle, secondo me, cosa devo dire? Quindi, cosa che mi posso sentire di dire è che, ecco, ha una buona protezione, quello ve lo posso dire, anche se ragazzi i rasoi e le meta qua mi stanno aiutando tanto, però ha una protezione buona. Adesso vediamo anche il post rasatura alla fine e dopo tiriamo le somme. Proviamo a esagerare un po' con l'acqua. Uno dei pennelli maiali che mi sono piaciuti di più, anche perché questo è veramente subito pronto, tanta roba, è buona anche l'altro, però questo qua è più dietro i miei gusti. Vedete, c'è una protezione buonissima, invece l'altro che avevo provato a quei tempi aveva caratteristiche simili, però mi sembrava che andasse un po' meno in profondità. Però ragazzi, asciuga molto velocemente in viso, la scorrevolezza non è proprio eccessa, però non è male, funziona comunque, funziona il sapone. Ok, sì, è una profumazione da bucato, proprio da bucato, anche perché sentite che anche nel marino che ha fatto Bruno come Partenope, comunque sentite dentro che c'è l'ambroxan, ci sono i componenti profumati secondo me di qualità percepita, meno chimica, un pochettino più naturale come sensazione, anche se l'ambroxan di per sé è un componente chimico, però vi dà la sensazione di una profumazione, chiamiamola, di maggior qualità. Ecco. Qui non tanto, sa proprio di, ragazzi, di Ava, di Dash, cioè, sa di quel profumo lì, non è una roba che a me mi fa proprio impazzire, non è che dice sento le agrume, sento il mirto, sento una capsula di Dash. Aftershave, bello alcolico, questo è molto piacevole, bello limpido. Post rasatura degno, non eccesso, non
fantastico, ma buono, un buon post rasatura. Ne metto un altro po', si asciuga bene l'after, quindi ottima cosa anche questa. Nell'after c'è un bouquet profumato leggermente più ampio, però la qualità percepita per me è sempre abbastanza chimicotta, chiamiamola così. Un po' di, sai, di quei profumi marini da 2 euro che trovi a tutto 1 euro, capito? A 2 euro, a tutto 1 euro, bella, no? Che sentite che, boh, è un po' così. Vabbè, cosa vedevo dire? Il mio parere sul set, sapone e after, sono prodotti che funzionano bene. Quindi non si può dire, perché se uno lo prende e dice, ma come fai a dire che comunque, perché funziona a me, comunque la pelle è buona, qua e là. Sento un po' di bruciore esteso, vi dico, mi ha fatto un po' di reazione, non so se è la profumazione o altro, però mi sta facendo un po' di reazione di bruciori. Mi spiace, però la qualità delle profumazioni anche questo conta, purtroppo. Quindi non bene, però questo magari è una cosa mia personale, non posso dire da cosa e perché. A me ha dato questo problema adesso, soprattutto l'after, sul sapone non mi era sembrato di sentire nulla. Quindi l'unica cosa che posso dire è un prodotto scadente che non funziona bene, non lo posso dire perché la pelle è buona, la protezione è stata buona e la rasatura è andata molto bene. Il sapone comunque nel suo complesso funziona decentemente, non ha una super scorrevolezza, ha però una buona protezione e un post rasatura degno, quindi il tutto funziona bene. Cosa posso dire? Io non andrei ad acquistarne altri, però ce l'hai e lo usi secondo me, questo è. Se viene fuori una profumazione che vi interessa, che proprio vi piace, un set a casa, secondo me ci può stare. Però non ci andrei in cerca, cioè prima prenderei un Pantarei, prenderei un Toscana Factory là, prenderei un Westman, cioè prenderei tanta altra cosa prima di arrivare qua. Però se uno c'ha già 10, 15 set a casa e dice, ma volevo provare questo marchio qua, cosa dici Iare? Provalo. Non è che hai capito che dici che schifo, però se avrai altre cose buone non dirai neanche, mamma mia, questo mi ha fatto perdere la testa. Questo è il mio personale parere. Rasoio, fantastico, peccato che la meta non sia stata l'abbinata perfetta, non me lo sono goduto come con altre lamette, probabilmente è uno dei pochi rasoi in cui la Super Iridium non ha lavorato da Super Iridium, ma con un passo in meno, anche se comunque buono. E adesso andiamo a sciacquare questo e ve lo faccio vedere e così chiudiamo il cerchio. Pennellazzo di Pantarei, gran ciuffetto ragazzi, questo mi è piaciuto, penso sia una setola sbiancata, morbidissimo, veramente morbido, una coccola in viso, non, sentite proprio che non punge, che non vi irrita, lo potete usare già da subito. Contate che io ci ho fatto un ammollo, un montaggio a vuoto e lo sto utilizzando, quindi questo qua quando l'ho usato un po' di volte diventerà una coccola. Io non vado matto dei maiali, lo sapete, però se prima avevo solo questo che avevo tenuto in casa, il resto praticamente ho dato via tutto, questo qua rimarrà a casa perché ogni tanto quando avrò voglia di un ciuffo maiale, per la mia pelle e il mio gusto di utilizzare i pennelli, questa è la scelta adatta. E dopo, vabbè, manico, il resto per me gran pennello. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e grazie sempre di tutto. Bye bye.